Oggi ci ritroveremo in diversi periodi storici del nostro pianeta. Viaggeremo attraverso le epoche in cui i protagonisti della Terra non erano semplicemente dinosauri, ma i dinosauri più feroci tra loro. I denti e gli artigli erano gli strumenti principali per la sopravvivenza di questi antichi rettili. Senza di essi, la sopravvivenza sarebbe stata impossibile. E i denti sono apparsi anche in creature che furono tra le prime sulla nostra Terra. I primi vertebrati non avevano denti e, come le lumache moderne, avevano strutture simili a conchiglie che crescevano sulla loro lingua. Si ritiene ora che i denti siano comparsi più di 400 milioni di anni fa dalle placche ematiche di Gorshkov sulle mascelle di pesci primitivi. Inizialmente, i denti non avevano radici e sembravano sporgere all'esterno, mentre dall'interno venivano spinti dai denti più giovani. Tuttavia, nei pesci ossei e nei vertebrati terrestri, i denti sono posti in una cavità delle loro mascelle, e per farli cadere è necessario sciogliere la loro base. Lo stesso accade nell'uomo, quando i denti da latte sono sostituiti da quelli permanenti. Gli antenati, denominati dai popoli e dagli scienziati come genere Tina, possono essere considerati i primi fondatori del sorriso dentato. Questa specie esisteva molto tempo fa, precisamente 400 milioni di anni fa. Naturalmente, non potevano essere chiamati veri e propri denti. Molto probabilmente erano solo gli inizi di veri denti. Ma, come si dice, ogni cosa ha un inizio, e il risultato arriverà con il tempo. Le ere passavano e i periodi si succedevano l'uno all'altro. Sono passate all'oblio diverse estinzioni di massa. Ed è arrivata un'epoca, l'epoca dei dinosauri e dei mammiferi. Qui, la moltitudine di creature diverse poteva competere tra loro in termini di numero e dimensione delle loro mascelle. Denti piccoli come aghi e grandi come coltelli da cucina moderni. Qui ci fermeremo e parleremo un po' di chi possedeva i denti più grandi, piccoli e insoliti. I denti dei dinosauri erano molto vari. La dimensione e la forma dei denti dipendevano dallo stile di vita dei rettili e dalle loro preferenze. I denti affilati e diritti dei dinosauri carnivori funzionavano come freelance. Il predatore infilzava la preda con i denti e poi la lacerava in pezzi o affondava immediatamente i denti fissati nella mascella, adatti per una lotta attiva. Pertanto, questi sono tipici dei dinosauri che preferiscono cacciare grandi prede. I denti con la superficie superiore consumata o dietro di essa, come quelli di. Il nome del dinosauro non è stato menzionato. Indicano una preferenza vegetariana. I denti dei dinosauri con un elemento sporgente venivano utilizzati per strappare le foglie. Questi denti sono tipici del zaur fruttivoro. Il nostro vecchio amico, il tirannozauro. Vi siete mai chiesti perché il T-Rex sembra così minaccioso? La risposta è ovvia. I suoi massicci denti affilati sono spaventosi e incutono terrore. Attraverso la dimensione, la forma, la curvatura, il naso e altri dettagli dei denti, è possibile determinare cosa e come il rettile si nutriva, nonché come interagiva con altri animali e piante all'interno del suo ecosistema. I tiranni erano enormi macchine carnivore. Avevano bisogno di grandi quantità di carne, quindi cacciavano grandi dinosauri. I canini del tiranno avevano una forma simile alla lettera D e avevano speciali rinforzi e creste per facilitare la cattura della preda. I canini del tiranno erano inclinati verso l'interno della mascella. Inoltre, questi canini sono considerati tra i più grandi tra tutti i predatori terrestri. Contando la radice, la loro lunghezza poteva raggiungere i 30 centimetri. I dinosauri terrestri avevano anch'essi enormi denti nella parte anteriore della mascella di un dinosauro di 15 metri. Con un peso di 8 tonnellate, aveva 7 o 8 coppie di denti affilati con una forma comica. Dietro questi canini c'erano altri 20 a 30 denti di dimensioni minori. La lunghezza dei denti del Specnaz poteva raggiungere i 15 centimetri. I Specnaz si nutrivano di pesce. Quindi i loro canini erano lisci e permettevano di infilzare il pesce. Come catturava il pesce? Nonostante le piccole dimensioni dei denti, lo Spinosaurus era in grado di mordere profondamente e i suoi denti gli permettevano di strappare pezzi di carne da prede molto più grandi del suo corpo di 2 metri.
I canini del predatore erano simili a una sega e, durante la caccia, il Spinosaurus infilzava i denti nella preda e poi girava rapidamente la testa di lato, strappando un pezzo di carne simile a un pugnale. Sia i denti che i canini erano tipici sia dei predatori attivi che degli opportunisti. A causa dei suoi impressionanti denti, un particolare dinosauro predatore, non inferiore in dimensioni al Tyrannosaurus, è stato chiamato squalo dai denti di dinosauro. A differenza dei canini di un tigre, i canini di questo dinosauro non erano rinforzati e assomigliavano a grandi lame. Le mascelle del predatore erano meno potenti rispetto a quelle del T-Rex, ma ciò veniva compensato dalla lunghezza dei canini e dalla loro forma specifica. I denti di questo dinosauro assomigliavano ai denti del grande squalo bianco, lunghi, curvi ai lati e con spigoli affilati. La mandibola di questo dinosauro conteneva circa 64 denti, che diminuivano di dimensioni avvicinandosi alla gola. Se confrontate il cranio di questo dinosauro con quello del Tyrannosaurus Rex, noterete che i denti del primo sono proporzionalmente più piccoli. Questo dinosauro poteva aprire molto la bocca e, forse, utilizzare i denti corti nella sua mandibola come se fossero denti di sega. E l'allosauro poteva estrarre pezzi di carne usando movimenti taglienti con l'intera testa. Invece, i denti dei sauropodi assomigliavano a una palizzata o a un rastrello, non erano adatti per masticare il cibo. Con l'aiuto dei loro denti speciali, il dinosauro strappava e masticava le foglie, digerendo poi il cibo nel tratto gastrointestinale. I denti dei sauropodi assomigliavano a spatole o cucchiai. I sauropodi non masticavano il cibo, ma lo inghiottivano intero, triturandolo nello stomaco con l'aiuto di pietre. Per quanto riguarda il processo digestivo, il dinosauro inghiottiva delle pietre levigate e il cibo tra queste pietre veniva triturato fino a diventare una poltiglia. Per esempio, nella bocca del triceratopo si potevano trovare fino a 800 denti. Quando chiudeva la bocca, i denti si sovrapponevano, tagliando e sminuzzando il cibo in piccoli pezzi. Strappavano il cibo vegetale con il loro becco e i loro denti si rinnovavano costantemente. Avevano da 36 a 40 file di denti che crescevano. In ogni parte della mascella del dinosauro c'erano circa 40 piccoli denti a forma di striscia, situati nella parte anteriore della mascella. Questi denti lunghi e sottili venivano sostituiti a una velocità di un dente ogni 35 giorni. La punta del dente aveva la forma di un piccolo triangolo. Ciò aiutava a separare le foglie dalle parti più lunghe dei rami in un singolo gesto. Il dinosauro mangiava continuamente, interrompendo l'assunzione di cibo solo per il riposo notturno. Pertanto, i suoi denti si usuravano e cadevano molto rapidamente. Ma al posto dei vecchi denti, nuovi crescevano immediatamente. Passiamo ai rettili marini. Il loro corpo, simile a quello di un lorio, aveva denti affilati con una forma conica. Ogni dente era alloggiato in una fossetta separata, come, ad esempio, nei moderni squali. Si presume che nel corso della loro vita, quando i denti cadevano, ne crescevano di nuovi. E questi denti avevano una forma distintiva e riconoscibile in sezione. Non erano rotondi, ma triangolari con bordi taglienti. Questa struttura permetteva di infliggere ferite in modo molto efficace alla preda o a un avversario, aumentando il sanguinamento della vittima. Di conseguenza, l'animale ferito si indeboliva rapidamente a causa della massiccia perdita di sangue. Il Leopleurodon aveva denti rotondi e potenti mascelle. La morsa del rettile agiva come una sorta di pressa. La preda era sottoposta a una pressione incredibile e la sua fine era inevitabile. E ora parliamo del rettile volante. Alcuni di questi rettili, come il pterodattilo, erano sprovvisti di denti. Altri, come l'Azegopteryx, avevano denti distintivi. Altri tipi di pterosauri, invece, avevano denti. In passato, questi pterosauri spesso possedevano denti che differivano nella struttura rispetto ad altri tipi di pterosauri. Ad esempio, alcuni avevano denti sul palato e nei gruppi più recenti di pterosauri, i denti diventavano prevalentemente conici. I denti anteriori erano spesso più lunghi, formando una presa per catturare le prede,
specialmente sulle estremità allargate delle mascelle. Ma le dimensioni e le posizioni dei denti erano molto diverse tra le specie. In diverse specie, ogni dente era situato nella sua propria cavità e, quando veniva sostituito, cresceva da dietro, non dal basso. Gli editori avevano denti incurvati per mangiare carne. Invece, le balene usavano le mascelle con numerosi denti sottili come un filtro per separare le creature sottomarine catturate dall'acqua. Gli orca avevano più di 1000 di questi denti, mentre i denti di John